La tradizione del Palio di Siena si mantiene viva grazie a un insieme di fattori profondamente radicati nella vita sociale, culturale e religiosa della città. Ecco i principali elementi che contribuiscono alla sua continuità. Siena è suddivisa in 17 contrade, antiche suddivisioni storiche della città, nate nel Medioevo per scopi amministrativi e militari, ma che nel tempo si sono trasformate in vere e proprie comunità sociali e culturali. Ogni contrada ha una propria identità, riconoscibile attraverso stemmi, colori, motti, inni, oratori, musei e sedi dove si custodiscono i cimeli del passato e i simboli della tradizione. Le contrade non rappresentano soltanto un'eredità del passato o un elemento folcloristico, sono il cuore pulsante della vita cittadina. Ogni senese nasce e cresce all'interno della propria contrada, che diventa una seconda famiglia. Fin da bambini, i contradaioli vengono educati al rispetto delle regole, al valore della solidarietà e al profondo attaccamento ai colori e alla storia della propria comunità. Attraverso giochi, feste e momenti di condivisione, imparano gradualmente il significato autentico del Palio, che non è una semplice corsa di cavalli, ma un modo di vivere. Durante tutto l'anno, le contrade organizzano attività sociali e culturali che rafforzano i legami interni e mantengono viva la memoria collettiva. Tra queste ci sono le cene di contrada, le feste estive, le processioni religiose, i corsi di bandiera e tamburo per i giovani, nonché incontri, spettacoli teatrali e iniziative benefiche. Questi eventi non servono solo a preparare il Palio, ma a coltivare un senso di appartenenza e identità condivisa che attraversa le generazioni. Ogni contrada dispone di un proprio oratorio, dove si svolgono cerimonie religiose e momenti di riflessione, e di un museo in cui vengono conservati i drappi vinti, i costumi storici e gli oggetti simbolici che raccontano secoli di storia. Questi spazi rappresentano luoghi di memoria viva, dove passato e presente si incontrano. Le contrade, dunque, sono l'anima del Palio e la chiave della sua continuità. Senza di esse, la corsa non avrebbe lo stesso significato. Esse custodiscono, trasmettono e rinnovano costantemente i valori e le tradizioni che rendono unico questo evento, trasformandolo da semplice manifestazione sportiva a espressione profonda della cultura e dell'identità senese. La trasmissione generazionale, uno degli aspetti più significativi che permette al Palio di Siena di mantenersi vivo e autentico nel tempo, è la trasmissione generazionale dei suoi valori, rituali e conoscenze. In questa tradizione, ogni generazione educa la successiva, non attraverso manuali o lezioni formali, ma grazie all'esempio quotidiano, alla partecipazione attiva e al racconto orale delle esperienze. All'interno delle famiglie senesi e delle contrade, i bambini crescono immersi nell'atmosfera del Palio, ascoltano le storie delle corse passate, imparano i canti e i motti della propria contrada. Riconoscono i simboli e comprendono il valore del rispetto, della lealtà e della passione che caratterizzano questa antica competizione. Fin da piccoli vengono coinvolti in giochi, sfilate in costume, attività educative e cerimonie, che li introducono gradualmente al mondo contradaiolo. Col passare del tempo, i giovani assumono ruoli più importanti. Da semplici spettatori diventano alfieri, tamburini, figuranti o membri del consiglio di contrada, fino ad arrivare, da adulti, a incarichi di grande responsabilità come capitano, mangino o priora priore. In questo modo, la tradizione non si cristallizza, ma si rinnova continuamente attraverso il contributo e l'entusiasmo delle nuove generazioni, che ne mantengono intatto il senso profondo pur adattandolo ai tempi moderni. La trasmissione non riguarda solo i ruoli o i rituali, ma anche una visione del mondo. Il Palio insegna il valore della comunità, della pazienza, della preparazione e della dignità nella vittoria e nella sconfitta. Così, la memoria collettiva di Siena continua a vivere, tramandata di padre in figlio, di contradaiolo in contradaiolo, come un patrimonio condiviso che unisce il passato, il presente e il futuro della città. Il Palio di Siena non è soltanto una manifestazione civile o popolare, affonda le sue radici anche in una profonda dimensione religiosa che ne definisce il carattere sacro e simbolico. Ogni edizione del Palio è infatti dedicata alla Vergine Maria, che rappresenta per i senesi la protettrice della città. Il Palio del 2 luglio è in onore della Madonna di Provenzano,
venerata nel santuario situato nell'omonimo quartiere. Il palio del 16 agosto, invece, celebra la Madonna Assunta, patrona e regina di Siena, alla quale è dedicato anche il magnifico Duomo cittadino. Prima della corsa, ogni contrada partecipa alla messa del Fantino, alla benedizione del cavallo e a momenti di preghiera collettiva. La formula "Vai e torna vincitore", pronunciata dal sacerdote durante la benedizione, è uno dei gesti più carichi di emozione e significato spirituale dell'intera manifestazione. Il legame con la religione si manifesta anche nelle processioni storiche, nelle cerimonie di ringraziamento dopo la vittoria e nella devozione quotidiana che molte contrade mantengono verso i propri santi protettori. In questo modo, la fede non è separata dalla festa, ma la sostiene e la nobilita, ricordando che il palio non è solo una competizione, ma un atto di devozione collettiva che unisce la città sotto la protezione della Madonna. Così, il Palio di Siena continua a vivere come un rito che intreccia tradizione, fede e identità, mantenendo saldo il legame tra la comunità e le sue radici spirituali. Il Palio di Siena è scandito da una serie di cerimonie e rituali che si ripetono da secoli con una precisione quasi sacra. Ogni fase della manifestazione, dalla preparazione alla corsa, è regolata da tradizioni immutate che conferiscono all'evento un carattere solenne e rituale. Tutto ha inizio con la tratta, la cerimonia di assegnazione dei cavalli alle contrade, uno dei momenti più attesi e carichi di emozione. Il sorteggio avviene in piazza del campo e determina la sorte di ciascuna contrada, poiché il cavallo, più ancora del fantino, è considerato il vero protagonista della corsa. Da quel momento in poi, ogni contrada si stringe attorno al proprio animale, che viene curato, protetto e venerato fino al giorno della gara. Nei giorni che precedono il palio si svolgono le prove ufficiali, tra cui la prova generale, che rappresenta l'ultima occasione per i fantini di testare il cavallo e per le contrade di consolidare la propria strategia. Ogni prova è accompagnata da cene e festeggiamenti, culminando nella cena della prova generale, un momento conviviale e simbolico in cui l'intera comunità si riunisce per sostenere la propria squadra. Uno degli aspetti più spettacolari del palio è la sfilata storica o corteo storico, che precede la corsa vera e propria. In questa parata, oltre 600 figuranti sfilano in costumi rinascimentali fedelmente ricostruiti, portando stendardi, armi, tamburi e bandiere. Ogni elemento è curato con rigoroso rispetto della tradizione, dalla foggia degli abiti ai movimenti cerimoniali dei figuranti. Infine, la corsa stessa, che dura poco più di un minuto, è l'apice di un insieme di rituali che hanno un profondo valore simbolico, dal suono della campana del palazzo pubblico al corteo dei cavalli verso il Verrocchio, il punto di partenza. Fino all'esposizione del drappellone, il prezioso stendardo dipinto da un artista diverso per ogni edizione. Ogni gesto, ogni suono, ogni colore del palio racconta secoli di storia e di fede collettiva, conferendo alla manifestazione un'aura di sacralità laica unica nel suo genere. Il Comune di Siena svolge un ruolo fondamentale nella tutela e nella gestione del palio, garantendo che la tradizione si mantenga autentica e rispettosa del suo valore storico. Attraverso regolamenti precisi e norme consolidate, l'amministrazione comunale supervisiona ogni aspetto della manifestazione, dall'organizzazione della corsa alla sicurezza dei cavalli, dalla conservazione dei drappi alla valorizzazione dei musei contradaioli. Il Comune collabora strettamente con le autorità religiose, le contrade e le istituzioni culturali della città per assicurare che ogni edizione del palio si svolga secondo le regole e nello spirito originario. Inoltre, sostiene la conservazione dei costumi storici, dei documenti d'archivio e dei beni artistici legati al palio, che costituiscono un patrimonio di inestimabile valore storico e identitario. Un ruolo importante è svolto anche dal mondo scolastico. Le scuole senesi organizzano laboratori, visite guidate e incontri didattici per avvicinare i più giovani alla storia e ai significati del palio. In questo modo, la conoscenza dell'evento non rimane confinata agli adulti, ma diventa parte integrante dell'educazione civica e culturale dei ragazzi, rafforzando il legame tra la nuova generazione e la tradizione cittadina. Il lavoro delle istituzioni contribuisce dunque a fare del palio non solo una festa popolare, ma anche un bene culturale condiviso e protetto,
riconosciuto come espressione viva del patrimonio storico italiano. Al di sopra di ogni aspetto cerimoniale o competitivo, il Palio di Siena rappresenta soprattutto un modo di vivere, un simbolo potente dell'identità collettiva dei senesi. Per gli abitanti della città, il Palio non è uno spettacolo organizzato per i turisti, né un semplice evento sportivo. È parte integrante della vita quotidiana, un legame emotivo e spirituale che unisce tutti, indipendentemente dall'età o dal ceto sociale. Il senso di appartenenza alla propria contrada e l'orgoglio di partecipare al Palio creano una fortissima coesione sociale. Le rivalità tra contrade, pur intense, sono temperate da un profondo rispetto reciproco e da un codice non scritto di onore e lealtà. Ogni vittoria, ogni sconfitta, ogni drappellone conquistato o perduto entra a far parte della memoria collettiva e del racconto identitario della città. Questo legame emotivo e culturale garantisce la continuità del Palio nel tempo. Anche i senesi che vivono lontano mantengono viva la loro appartenenza e tornano in città per le grandi occasioni, rinnovando il vincolo con le proprie radici. In un'epoca in cui molte tradizioni si affievoliscono, il Palio di Siena rimane un esempio straordinario di identità viva e condivisa, capace di adattarsi ai cambiamenti senza perdere la propria autenticità. È proprio questo profondo attaccamento dei senesi alla loro storia, alla loro contrada e alla loro festa che fa sì che il Palio non appartenga solo al passato, ma continui a vivere nel presente e a proiettarsi verso il futuro.